Ciao, io sono Donato De Santis. Ma avete visto che belli questi alberi? Siamo immersi in una natura fantastica, nel mezzo della Puglia. Siamo in provincia di Lecce, in un paesino spettacolare che si chiama Tricase. Sì, dove l'albero d'olivo è cultura, quindi albero, frutti, le olive e ce ne sono tante. C'è davvero tanto da imparare. Siamo da Donna Maria, alle mie spalle un ristorante fantastico, specialità locali, cibo autentico e grandissima presenza di olive e di olio extravergine. Per la ricetta di oggi io ho scelto delle calamata. Di solito queste si fanno usando un coltello piccolino così, facendo dei piccoli tagli e poi facendole marinare. Ricordiamo anche che si capisce dal nome che la calamata è di origine greca, molto diffusa nella fascia del Mediterraneo, e questa oliva ha un sapore abbastanza complesso, è quello che è la sua caratteristica. Quindi cos'altro abbiamo bisogno per questa ricetta? Peperoncino può essere fresco, semi secco o addirittura secco, semi di finocchio e, se lo trovate, il finocchietto. Una volta fatte tutte le olive, ne ho fatte solamente un po', avete bisogno di un boccaccio ben pulito. Io ho già portato avanti alcune e le ho messe in acqua. Si immergono, vi assicurate che con una pietra, o io ho questi aggeggini per fare in modo che rimangano sotto il livello dell'acqua, e le lasciate così 2 o 3 giorni. Potete cambiare l'acqua, c'è chi le fa in acqua corrente. Passati questi giorni si risciacquano un'ultima volta e si mettono a macerare anche lì per 3-4 giorni. Li dovete provare, sì, quando perdono quell'amarogno, l'amarostico. Dovete aggiungere 1,5 kg di sale per ogni 10 kg di olive. Una volta scolate e asciugate, togliamo il nocciolo e ci ritroviamo con questo prodotto. Adesso comincia la parte veramente gustosa. Qui cominciamo ad aggiungere i nostri aromi, possono essere interi, spezzettati, tritati, l'importante è che ci siano tutti, quindi il finocchietto selvatico, se volete anche del finocchietto in semini, aglio schiacciato a volontà, potete mettere meno, di più, e il peperoncino, qua io metterei addirittura un paio. Il piccante non è solamente nella polpa, ma è soprattutto dove il semino si attacca. Lì c'è un peduncolo che è la parte più piccante, quindi in questo caso a volontà, ma potete scegliere voi il grado di piccante. Per questa ricetta ho scelto un olio che si produce con una oliva favolosa, cultivar veramente spettacolare. Il fruttato in questo caso è medio, un amaro che è poco intenso e appena piccante. Si può utilizzare in varie occasioni come per zuppe, legumi, carni, griglia, eccetera. Quindi avanti. Aggiusto con un po' di sale e siamo quasi pronti per mettere nei vasetti. Ce n'è ancora uno. Compattiamo. Potete usare i pressini per mantenere le olive sotto il livello dell'olio o semplicemente riempirli. Con che olio? La favolosa, la stessa che abbiamo usato prima. L'olio è un conservante spettacolare, non solo dà sapore, aroma, gusto, ma partecipa a questa preparazione. Quindi quando poi usate queste olive, ovviamente userete anche l'olio. Chiudiamo i nostri vasetti. Qui praticamente abbiamo finito.
L'unica cosa che devi fare è guardarlo in un posto ovviamente asciutto, se possibile al buio, perché ricorda che l'olio di oliva è molto sensibile alla luce. Quanto tempo? Le puoi mangiare anche domani, però più stanno meglio è, ma non credo che ce la faranno per tanto tempo sullo scaffale. Ho un'altra bellissima ricetta per tutti noi, le olive spadellate. Allora, qua ci sono diverse varietà di leccino, c'è anche una cellina, delle olive verdi, pomodori secchi, in questo caso rigorosamente pugliesi, aglio, coratina, corato. Dove siamo? In Puglia. Già quando l'apri senti il fruttato intenso, un piccante persistente, delle note vegetali spettacolari e abbiamo anche dell'aceto che useremo alla fine. Quindi facciamo scaldare l'olio. Se vogliamo possiamo anche aggiungere del piccante, del rosmarino, può essere fresco o secco, a gusto di ognuno di voi. Vedi che comincia a sfrigolare? È arrivato il momento di mettere le olive. Ah, ecco, questo è il rumore che dobbiamo sentire. Ma tu lo senti il profumo? Ragazzi, guarda che roba. Ultimo tocco, pomodori secchi a strisce, interi, come vuoi. Ultima saltatina. Una spruzzatina di aceto. Rosmarino anche fresco. Ah, boom. L'aceto importantissimo, alla fine quell'acidità necessaria a tutta questa preparazione. Guarda, sono spettacolari in insalate, come contorni, ma anche così con i formaggi da accompagnare sono veramente buonissimi. Oh. C'è molto aglio? Ma sì, non solo aglio, ci sarà anche del peperoncino. Perché? Perché faremo un olio santo. Siamo sempre qua in Puglia e faremo una preparazione che è molto utile come condimento: aglio, peperoncino, ma soprattutto un olio importante. Allora, guarda, questo è un nome un po' strano, si chiama terrapetre, è molto simile al frantoio perché è una selezione mista di diversi cultivar. Questo è adatto un po' a tutte le pietanze, il fruttato è medio e ha appena un piccante per non contrastare con quello che stiamo facendo. Ma qui ne metteremo solamente una piccola porzione che andremo a scaldare. Con cosa? Con i nostri ingredienti. Quindi facciamo scaldare molto brevemente l'olio per non andare a modificare le proprietà organolettiche dell'olio. Sappiamo che i polifenoli, tutte le vitamine, la A, la E, insomma sono delle qualità che non dobbiamo buttare via, ma devono stare assolutamente nelle nostre preparazioni. Quanto tempo dobbiamo scaldare? Appena vediamo del movimento abbiamo raggiunto il nostro scopo. Ci prepariamo come al solito una bottiglia, un imbuto ed il gioco è fatto. Qui siamo pronti. Quindi andiamo ad inserire i nostri ingredienti. E adesso riempiamo con olio terrapetre al naturale. Qui abbiamo l'aglio e il peperoncino che hanno preso il sapore perché facendoli scaldare esaltiamo le loro proprietà. Questa preparazione, occasionalmente l'ho messa in una bottiglia trasparente. Ricorda che l'olio deve essere sempre in una bottiglia scura. Però questa è una preparazione che va sulla pizza, sugli arrosti, sul pesce, sul pane, nelle bruschette, nel minestrone, nel risotto, in una pasta saltata, insomma un po' su tutto. Il fatto che si consumi così velocemente poi deve essere cambiato, ma mai aggiunto, perché un olio si comincia a diventare rancido
nel fondo poi anche una goccia di olio rancido può far irrancidire anche 100 litri di olio o anche di più. Quindi una volta finita questa bottiglia bisogna ricominciare da zero, ricorda, perché è molto importante. Quest'olio andrà a ruba. L'importante è pulire bene la bottiglia, la puoi agitare prima dell'uso, ma soprattutto devi fare attenzione a non leccarti le dita. Mazza che piccante. Dobbiamo ricordare che l'olio extravergine di olive purtroppo ha 3 grandi nemici. Primo, la luce, perché che le bottiglie sono sempre scure, a meno che facciamo un olio come abbiamo fatto noi, olio santo, che usiamo immediatamente. L'ossigeno, se lasciamo le bottiglie aperte così troppo tempo si ossida e diventa rancido, quindi perdiamo tutte le proprietà e a parte avremo un olio che praticamente non si può degustare. E l'ultima è il calore, quindi cerchiamo di tenere le bottiglie lontano dalle fonti di calore per tenere un olio duraturo. Allora, faremo una crostata che non ha bisogno di forno, ma solamente del nostro ingrediente amico, perché già siamo amici, con le olive, e useremo olive, in questo caso già denocciolate, dei taralli e poi della ricotta, ma anche del pomodoro secco. Siamo in Puglia, ragazzi. Io adesso sto usando delle comuni, ma buonissime, olive verdi denocciolate. Allora, sono un verde naturale, queste già sono saporite, c'è del piccante, puoi usare anche quelle che fai tu in conserva, ovviamente senza nocciolo. Quindi cosa facciamo qua? Qui stiamo preparando la base della nostra crostata. Qualche pomodoro, una pastita quasi come se fosse una tapenade, quindi i taralli devono essere sempre freschi. Li mettiamo in questo piatto e cominciamo a frantumarli. Se abbiamo un pestacarne, con attenzione, riduciamo in polvere. Se abbiamo un tritatutto possiamo usarlo per ottenere questa farina di taralli. Allora, adesso andiamo ad aggiungere la nostra cremina, pomodori secchi e olive. Allora, mischiamo e dobbiamo cercare di ottenere un prodotto che si unisca. Adesso devo aggiungere un po' di umidità a questo composto che metterò come base in questo stampino e sto usando un leccino. È un olio che ha un sapore leggermente piccante, un fruttato leggero e un sentore di erbe appena falciate. Vedi, deve essere così che possiamo prenderlo in mano e rimane intero. Vedi cosa vuol dire? Che farà da base. Io qui ho un piatto, un foglio di carta da forno e uno stampino. Riempiamo. È un po' come fare la base della torta di formaggio, la famosa torta americana che tutti conosciamo. Quindi spalmiamo bene il nostro composto. Quindi possiamo usare il cucchiaio, il nostro batticarne, anche volendo, per entrare bene fino ai bordi, senza paura. Qua possiamo schiacciare, in effetti quanto più compatta è la situazione meglio è. Ci abbiamo riempito la metà del livello del nostro stampino. Adesso la ricotta. La prenderà tutta, quindi anche qui con il cucchiaio spalmiamo. Molto facile da preparare, che è la ricotta freschissima, e se vogliamo ci aiutiamo anche con una bella spatola da pasticceria per schiacciare bene in tutti i suoi lati. È finita
Però questa preparazione deve andare in frigo, ovviamente, ma poco tempo, mezz'oretta. Intanto vi lascio con Nicola Di Noia della scuola Evo di Roma, che sa un sacco di informazioni su come riconoscere l'olio extravergine di oliva di qualità. Ascoltatelo bene e ci vediamo tra poco. Buongiorno, sono Nicola Di Noia, sono l'amministratore delegato della Fondazione Evo School. La fondazione è nata per valorizzare l'olio extravergine di oliva italiano e le olive da tavola. Abbiamo come obiettivo quello di spiegare come si riconosce un olio extravergine di oliva di qualità, perché ci sono delle differenze legate soprattutto ai metodi di produzione, di trasformazione e di conservazione. L'Evo School quindi si propone di formare i consumatori che devono acquistare con maggiore consapevolezza l'olio extravergine di oliva, ma anche i futuri professionisti che vogliono imparare a conoscerlo approfonditamente e magari farlo diventare una professione specializzata. I corsi quindi di fatto insegnano alle persone ad avere un approccio sensoriale all'olio extravergine di oliva, perché effettivamente l'olio che sa di erba tagliata, di pomodoro, di carciofo è sicuramente un olio migliore, un olio che è un po' più amaro e piccante è un olio migliore di un olio dolce. Perché? Perché purtroppo spesso e volentieri la degradazione fa perdere queste caratteristiche che sono tipiche dell'oliva di partenza. Un frutto molto buono, raccolto nel momento giusto, determina un olio un po' amaro, un po' piccante, ma soprattutto profumato. Se avete voglia quindi di alimentarvi meglio, di imparare a riconoscere un olio extravergine di oliva buono e delle olive da tavola buone, vi aspettiamo in Evo School a Roma, in via Nazionale 89, e se avete voglia di vedere le nostre attività e i nostri corsi, consultate il sito www.evoschool.it. Vi aspettiamo. Esce dal frigo, cosa facciamo? Stacchiamo un po' i bordi se è necessario. Allora, che facciamo? Quadratino? Ok, allora, guarda, giù, qua e anche qua. Guarda che roba, Ricorda che questa però la devi mangiare entro massimo 2 giorni, però ha tutto il sapore e la bontà nel fondo di quelle che sono le olive, il nostro olio e un po' anche per me. Buon appetito! Stiamo ovviamente preparando una nuova ricetta e usiamo sempre l'olio extravergine di oliva. Sì, anche per friggere. Ho delle patate sbucciate, le ho sbollentate 2 minuti e adesso finisco di friggerle in olio bollente a una temperatura di 175, quasi 180 gradi. Non fate mai arrivare al punto fumo l'olio, ma qualsiasi olio in effetti, ma soprattutto un olio extravergine di oliva, perché se no distruggeremo tutte le sue proprietà. E se dovete fare diverse fritture una dietro l'altra, non lasciate mai l'olio da solo, quindi ritirate e mettete, immergete gli altri ingredienti a ruota, così non ci saranno sbalzi di temperatura. Continuiamo con l'utilizzo dell'olio per fare una maionese di olive, quindi siamo al massimo dell'utilizzo degli ingredienti di questa terra. Delle uova, cottura 5 minuti, mettiamo 2 uova, un cucchiaino di senape, 3 cucchiaini di succo di limone, un pugno di olive snocciolate marinate e olio di oliva extravergine leccino. Perché il leccino? Perché è un olio leggero con dei profumi tenui che accompagna molto bene questa preparazione.
Qui ci sono alcune che già hanno preso un buon colore, quindi quando sono tutte ben dorate, qua ci mancano 2 minuti per servire questa bontà. Quante cose buone e saporite ci regalano le olive. Eccola qua, una maionese, in questo caso alle olive per condire, per immergere queste patate fritte nell'olio extravergine di oliva. Ragazzi, un'altra? Ci sono ricette invece che servono anche a provocare, come queste olive candite. Ho dello zucchero, più o meno una tazza di zucchero, aggiungo una tazza giusto fino a coprire il livello dello zucchero. Allora, ritorniamo alle olive. Le olive devono essere polpose, carnose, resistenti. Qui stiamo utilizzando un varietal di Bosanes che vengono dalla Sardegna. Buccia di arancio. Una parte di arancia per dare, ecco, una spruzzatina di citrico a questa preparazione. Queste sono anche interessanti perché potete metterle addirittura su una torta, su un gelato o anche accompagnando, che ne so, un petto d'anitra, un tacchino, ma anche metterle per esempio con prosciutto e melone nello stesso piatto. Allora, quello che io sto facendo adesso, io vi consiglio di farlo almeno 3 volte. Bolle l'acqua, metto le olive, ribolle subito, spengo e ritiro le olive. Le ritiro per farle raffreddare. Una volta raffreddato questo principio di sciroppo, ritorno a farlo bollire e ripeto il procedimento di aggiungere le olive fino alla consistenza giusta dello sciroppo. Questa consistenza, te le faccio vedere, qui abbiamo il risultato finale. Ricordate che lo sciroppo non deve essere caramello, quindi qui direttamente abbiamo le olive candite, dove l'oliva ha assorbito completamente lo zucchero, è diventata più dolce, conserva ancora dell'amaro, poi può essere utilizzata veramente in qualsiasi modo, dolce e salato. Vuoi presentare una vera sorpresa? Oliva candita. Oh! Pim! Va da tutte le parti, spettacolare. Buonissimo. Mi sono divertito moltissimo preparando queste ricette che spero tornino utili nelle vostre case, nei vostri momenti, per rivalutare questo prodotto generoso e nobile che è l'olio di oliva e le olive in sé. Prima di salutarvi, devo dirvi però che questo patrimonio gastronomico è a rischio. Dal 2013 infatti è in corso una vera e propria epidemia, un'epidemia che ha colpito 21 milioni di piante di olivo solamente in Puglia. Non sono in pericolo solo gli ulivi secolari pugliesi, attenzione. L'epidemia va fermata e per questo esiste una realtà come Save the Olives. Save the Olives è un'organizzazione no profit in prima linea nella lotta alla xylella fastidiosa. Se volete ricevere maggiori informazioni e per dare il vostro supporto vi invito a visitare il sito savetheolives.com. E speriamo di essere molto più consapevoli di quello che abbiamo intorno, di apprezzare la natura. E niente, ci vediamo qui in Italia o se no vi venite a trovare a Buenos Aires. Salute a tutti gli amici di Italia Squisita. Hasta pronto.